Mamma mia ragazzi, mamma mia che partita davvero. Una partita che da amante del calcio mi lascia davvero soddisfatto, devo dire, no? Perché spumeggiante, attiva, dinamica. Però devo dire che ai punti la Lazio forse meritava qualcosina in più. Ora ne parliamo. Intanto, sempre ben ritrovati qui sul canale. Io sono Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista. Questo è Sergio Blandi Off the Pitch. Questo è il secondo video di giornata, come sapete, da una location differente rispetto al solito, perché mi trovo ad Istanbul. E niente, andiamo già dentro la partita. Non sarà un contenuto lunghissimo in ogni caso, quindi analizziamo giusto le cose che ci hanno lasciato, diciamo, contenti e meno contenti di questa partita. E devo dire che è una Lazio che esprime la sua normale prestazione, un gioco comunque attivo, spumeggiante. Baroni, devo dire che è un allenatore molto sottovalutato, o perlomeno a inizio stagione lo era, perché nessuno si poteva aspettare una Lazio prima in Europa League, che ad oggi comunque sta lottando per entrare in Champions League. Ci sono comunque, come sapete, molte avversarie, no? Alcune più attrezzate, sembrava a inizio campionato, però continua ad esprimere un gioco davvero, davvero interessante, e questo è merito chiaramente anche dell'allenatore. È un allenatore che diciamo è arrivato giusto quest'anno in una piazza comunque calda come quella di Roma, no? Della Lazio, e si sta comportando davvero bene. Quindi ripeto, complimenti a Baroni, e mi auguro per i tifosi della Lazio che possa continuare così. Dall'altro lato Conte credo che debba comunque un attimino analizzare quella che è la prestazione della sua squadra, perché come ho detto anche nei precedenti video, il Napoli è una squadra che comunque è costruita già da ora per competere su diversi fronti, però non sta esprimendo dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto in queste ultime giornate, non sta esprimendo un buon gioco, non sta esprimendo la convinzione che normalmente è quella che la fa da padrone, no? Delle squadre di Conte. È un po' strano da questo punto di vista, perché comunque anche il solo infortunio di David Neres non può giustificare questo tipo di prestazioni. Devo dire che secondo me il Napoli sta un po' sentendo anche un po' la pressione, no? Che viene per questa lotta scudetto con l'Inter, anche se ripeto è avvantaggiato da quel punto di vista, perché meno competizione da giocare. Proprio la Lazio ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, quindi onestamente faccio fatica a comprendere questo periodo del Napoli. Quindi sono sicuro che Conte comunque lavorerà su questo tipo di situazione, però devo dire che è un Napoli che lascia ad oggi un po' insoddisfatti, soprattutto in queste ultime giornate. Andando alla partita, insomma, la Lazio passa in vantaggio con un grandissimo gol di Isaksen. Raspadori poi è bravo a tenere il Napoli a galla comunque ed in partita, anche se devo dire che dopo il gol di Raspadori la Lazio ha sempre continuato ad attaccare, ha sempre continuato a tenere un po' il pallino del gioco in mano, tant'è che nel secondo tempo comunque proprio Isaksen va a fallire un'occasione che era molto più facile rispetto a quella precedente, no? In cui aveva segnato. Probabilmente il pallone anche gli rimbalza male davanti, però era un gol che poteva già poteva cambiare la storia della partita, no? E invece proprio perché il calcio è beffardo, no? Certe volte succede l'opposto, ovvero il Napoli che riesce comunque in una delle poche sortite offensive del secondo tempo, riesce a trovare il gol, riesce a trovare questo gol fortunoso, c'è da dirlo, ripeto, non me ne vogliono i tifosi del Napoli, però c'è da dirlo che comunque è stato un gol abbastanza fortunato, perché Marusic comunque fa un autogol, il cosiddetto autogollonzo, possiamo dire, no? Passatemi il termine. Però ancora una volta la Lazio brava a rimanere in partita, a rispondere, con diverse occasioni anche. Poi subito dopo c'è stato il gol annullato di Zaccagni, giustamente per un fuorigioco, e poi con Dià riesce a trovare il pareggio. Però ripeto, ai punti è stata una Lazio che è riuscita a tenere testa al Napoli, che fino ad ora stava facendo un grandissimo campionato, continua a fare chiaramente un grandissimo campionato, e che meritava qualcosina in più stasera, onestamente. Non so cosa ne pensate voi, fatemi sapere, vediamo domani cosa succederà, perché comunque questo di oggi era uno dei match di cartello della giornata, no? Perché domani avremo Juventus-Inter, come sapete,
Io da interista ovviamente spero che l'Inter possa portare a casa l'intera posta, ma vediamo, perché comunque poi renderebbe l'Inter unica, cioè andrebbe l'Inter prima in classifica fondamentalmente, e quindi vediamo un po' quello che succederà domani. Sarà una partita difficile chiaramente per entrambe le squadre, e ci riaggiorniamo chiaramente per un contenuto pre-partita, vedendo un po', aspettando il match di domani sera. Va bene ragazzi, grazie mille ancora una volta, grazie mille per essere comunque in tanti, numerosi a guardare questi video, e ci aggiorniamo domani. Grazie e buona serata.